Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, questo video sarà il primo e l'ultimo che potrete vedere sul mio canale, perché ci sono canali molto più attrezzati del mio per potervi raccontare quello che sto per raccontarvi adesso. Allora, spesso e volentieri mi viene scritto: caspita, ma i dischi dove li hai incisi? A casa? Perché ogni tanto vedo che fai dei video nel tuo studio, ma caspita, chissà che attrezzature hai. No, assolutamente no, i dischi non si fanno in casa, almeno che non abbiate delle stanze trattate acusticamente con dei materiali fonoassorbenti, almeno che abbiate due palle così in materia di sound engineer, quindi essere degli specialisti sul suono e delle persone che hanno studiato per poter fare questa cosa, perché non ci si improvvisa in questo mestiere dal giorno alla notte, ecco. Quindi quello che sono i dischi originali che ho fatto io, i dischi professionali, li ho fatti in studi professionali. Qui dentro, in questo studio, che poi vi farò vedere le attrezzature che a suo tempo comprai, non faccio altro che fare dei provini, ovviamente fatti bene, perché sennò sarebbe stato inutile acquistare queste apparecchiature, e poi magari anche dei video, scusate, del materiale audio che serve da poter mettere nei video, piuttosto che mi è capitato anche, io tutto il mio primo disco, che è il Circo di Mastrillo, l'ho realizzato in casa, ci ho messo una vita, ma l'ho fatto assolutamente bene, penso di averlo fatto assolutamente bene. Poi magari se mi sente un fonico professionista mi taglia la testa, però io penso di averlo fatto bene, e grazie alle attrezzature che ho acquistato, e quindi insomma, per poter avere uno studio, un home recording studio che sia funzionale, la prima cosa da fare, ragazzi, e ve lo ripeto, è trattare acusticamente, è la prima cosa, la base, il proprio studio, perché se non si tratta acusticamente, voi potete anche comprare attrezzature da 50.000 euro, ma l'audio che potrete sentire dalle vostre casse eccetera sarà uno schifo totale. Quindi prima trattate acusticamente lo spazio che avete e poi acquistate quello che io ho selezionato per farvi spendere pochissimo, il giusto, non pochissimo, il giusto, perché anche farvi spendere pochissimo rischiereste di acquistare delle macchine che potrebbero accontentarvi per un mese, però poi ovviamente sentirete l'esigenza di fare un upgrade, per cui dovreste rispendere altri soldi, queste rivenderle, o se non magari riusciste a rivenderle, tenerle in un cassetto e accumulare roba, ecco, un po' come ho fatto io. Per cui io vi direi di andare, sì, di volare basso, ma avere una qualità degna di essere chiamata tale. Allora, parto dal presupposto che tutti voi che mi ascoltate e che siete interessati a fare questa attività abbiate un computer. Ovviamente per chi non lo sa, adesso lo saprà, io sono più propenso a stare nel mondo Mac, perché il mondo Mac, sia per l'audio sia per i video, ha uno step in più rispetto agli altri. Questo è un mio modesto avviso, ma se avete Windows va benissimo, assolutamente va benissimo, non dovete vendere proprio il vostro computer per acquistare un Mac, che tra parentesi costa anche tantissimo. Quindi un computer ci vuole, quello per forza. Ci vuole una DAW, che non è nient'altro che uno strumento che vi permette di registrare. Io parlo per conto mio, perché ho Mac, e le DAW di Mac sono Logic Pro X, che si può acquistare tramite l'Apple Store, o altrimenti di default trovate GarageBand, che va benissimo, è ottimo, è gratuito, e lì potreste appunto sbizzarrirvi e divertirvi con questa DAW, che è, ripeto, un registratore per poter registrare ed acquisire la vostra voce, il vostro strumento musicale. Poi ci sono i cosiddetti plugin, che sono i riverberi, che sono i compressori, che sono un sacco di cose che scoprirete solo vivendo, insomma, spippolando dentro il computer. Ecco, però tra voi e il computer ci vuole un'altra cosa, perché è impensabile che voi possiate attaccare un microfono o un pianoforte, una chitarra, un basso o quello che pensate di attaccarci direttamente al computer. No,
la cosa che serve per poter fare da filtro tra voi e il computer è una scheda audio. Ce ne sono di prezzi, ce ne sono di tantissimi prezzi, da 90 euro a 10, 20, 30.000 euro. Ovviamente qui stiamo schisci, come si dice a Milano, e partiamo con una Focusrite terza generazione solo. È una scheda audio molto buona, ci si può attaccare un microfono a condensatore e un microfono dinamico. Quelli dinamici sono quelli che vedete sul palco a mo' di gelato, mentre quelli a condensatore sono quelli fissi su uno stativo, e che però hanno la peculiarità di prendere anche, io dico sempre, registrano anche l'anima, perché prendono tutta la stanza, e possibilmente acquistate il cardioidi, quindi verso il cuore, verso di voi, così non prendete proprio tutto l'ambiente. Poi dopo, nella seconda parte del video, vi faccio vedere un trucco, il trucco della nonna, ma che serve quello più di altri per poter registrare con un microfono a condensatore. Ecco, io vi segnalo due microfoni, e uno è un Behringer XM8005D, io leggo perché non mi ricordo niente a memoria, che costa una stupidata, è un microfono dinamico e vuole fare un pochino il verso al SM58 della Shure. Certo, costa molto di più, costa il triplo, però insomma questo veramente è un degno microfono per potervi registrare. Addirittura so di gente che lo usa anche per i podcast, quindi potete anche usarlo nel caso vogliate infilarvi dentro il tunnel del podcast, che da dopo il Covid in poi è andato di moda in maniera clamorosa. Ecco, se invece volete un qualche cosa di un microfono a condensatore, io vi consiglio l'Audio-Technica AT2020, un vecchissimo microfono che fa il suo porco lavoro. Io ne ho uno, è forse il primo che ho preso, e questo veramente fa la differenza. Ecco, magari prendete un antipop, che sono quei cosi che stanno tra la vostra bocca e il microfono, per evitare che ci siano le implosive, quindi le P, le S che danno un fastidio tremendo e che poi non si possono togliere attraverso la DAW, attraverso il registratore. Allora, se trattate acusticamente la stanza mediante anche persone esperte che vi consigliano dove installare i pannelli fonoassorbenti, allora vi parlo di casse, altrimenti passo direttamente alle cuffie. Quindi se volete trattare acusticamente, ascoltatemi, se no passate più avanti dove parlerò direttamente di cuffie. Allora, se trattate acusticamente, io vi consiglio le Yamaha HS3. Sono delle casse della Yamaha piuttosto piatte, e per piatte intendo che non sono enfatizzati i bassi né tantomeno gli alti, forse sono, per mio modesto avviso, un pochino enfatizzati le frequenze medie, però queste fanno bene al livello di orecchie. Insomma, per poter mixare un brano non si ha bisogno che ci siano enfatizzazioni di nessun tipo, perché sennò poi usciti dallo studio si mette il CD in macchina, o la chiavetta insomma in macchina, o in soggiorno, o da qualche altra parte, e sentireste tutto tranne quello che avete sentito nello studio. Quindi ci vogliono delle casse abbastanza piatte affinché possiate mixare meglio che si possa. Ecco, se non avete trattato acusticamente la stanza, vi consiglio delle buone cuffie. Ecco, le cuffie, io sarei propenso a indicarvi anche cuffie che costano, insomma, ma anche perché andrebbero a sostituire le casse, quindi è un momento importante della vostra attività lavorativa, nel momento in cui siete lì a registrare, a riascoltare, a mixare e quant'altro. Per quello che riguarda le cuffie, io starei sulle Audio-Technica, scusate non vedo, Audio-Technica M30X. Sono cuffie chiuse, e questo cosa vuol dire? Ci sono le cosiddette cuffie aperte e cuffie chiuse. Aperte hanno delle piccole griglie da dove, se lo strumento che si è suonato o la voce che voi incidete è piuttosto forte, ecco, da lì escono, e quindi ci può essere un fastidiosissimo ritorno nel microfono, e in fase di mixaggio non capireste niente. Queste sono proprio chiuse, sono chiuse, e sono delle cuffie fantastiche, ragazzi. Io ne ho 2 paia, mi trovo da Dio, e sia per i live, quando faccio i live con le poetesse, con Michela Zanarella, che avete visto più di una volta sul mio canale, e sia quando viene qui Roberta, che insomma nei live, e sia quando devo proprio incidere la mia voce, no? Ecco, queste sono le cose che secondo me sono le
le basi, ecco, per partire. Poi ovviamente ragazzi, se disponete di tantissimi soldini potrei stare qui altre 18 ore a parlarvi, ci sono assolutamente 1000 alternative, però sono alternative ragazzi che fatemelo dire, non servono, perché per fare un provino va benissimo quello che vi ho elencato e ci sono prezzi molto bassi, alcuni un filo più alti, però ne vale la pena. Però ricordatevi che poi il mastering va fatto assolutamente da persone competenti. Io non ho le competenze per fare un disco qui dentro, assolutamente, però c'è chi lo può fare, ma nello stesso tempo è importante che abbiate il vostro rifugio dove come dire, concentrare la vostra creatività, che avete magari vi siete magari spremuti per scrivere la canzone, per trovare la parte di pianoforte o di chitarra che più vi piace, però poi ci vuole qualche cosa che la registri e la fermi nel tempo, ecco, che si possa poi anche spedire tutto il lavoro alla produzione e che ne possa la produzione stessa far diventare un lavoro professionale, un disco e quant'altro. Adesso vi lascio nel piccolo tour del mio studio e spero che questo video sia stato utile. Perdonatemi se per caso magari qualche esperto è entrato nel mio canale per sbaglio a vedere ciò che ho detto, avrò detto un sacco di fesserie, però non è il mio lavoro, io sono un artista, un musicista e non sono certo un tecnico del suono. Però insomma io mi sono sentito di consigliare queste apparecchiature a voi che mi state ascoltando, anche perché molte di queste cose che ho detto sono figlie di domande vostre. Allora vi lascio nel room tour, a dopo. Allora ragazzi, dopo l'introduzione che vi ho fatto spiegandovi quello che è necessario acquistare per un home studio, insomma, senza spendere dei capitali, scusate, vi faccio vedere quello che ho io nel mio studio, che mi serve, scusate ancora per sta maledetta tosse, che mi serve per registrare. Col tempo ho acquistato vari accessori. Ecco, io partirei con il computer, che è un Mac Air, che è collegato a un monitor ovviamente più grande, perché sennò mi acceco e lì poi, mezzo ciecato come sono, non potrei vederci niente. E uso come DAW, che sarebbe il metodo per potersi registrare voce e strumenti musicali, Logic X Pro, che sarebbe appunto l'applicazione più importante che il Mac, che il sistema iOS dispone. Poi c'è anche GarageBand, che si trova di default dentro il computer, però insomma Logic è un pochino più professionale. Questo è un fader port della Presonus, che serve per comandare, questi miei occhiali che non c'entrano niente, che servono per comandare tutte le funzioni di Logic senza mettere mano al mouse, ma si usano appunto i fader, come si usava tantissimi anni fa nei vecchi studi di registrazione. Per quello che riguarda la scheda audio, è una Audient con 2 canali, uno microfonico e l'altro per lo strumento musicale, nel caso in cui si usasse lo strumento fisico e non si utilizzassero i MIDI, che sono appunto i suoni che si ricavano da Logic e da GarageBand. E che altro? Poi ho 2 coppie di casse, una è una KRK e le altre sono le Yamaha, ecco queste. Scusate, ma qui c'è sempre buio nel mio studio perché mi piace la penombra. Per quello che riguarda invece la strumentazione, qui c'è un pianoforte della Roland che è collegato perennemente via MIDI al computer, ovviamente. Qui c'è un microfono e l'SM57 della Shure. Poi qua c'è, questo è Claudio Baglioni, il mio idolo, e poi qui c'è un porta telecamera, in questo momento mi sfugge come si chiama, per fare delle riprese un po' fighe dall'alto, però questo non è così importante al fine dello studio. Qua c'è un altro attrezzo per tenere una action cam che mi riprenda dall'alto, ecco. E poi qui c'è un vecchissimo computer che, grazie a Francesco Barbieri, un mio follower, mi ha rimesso in sesto. Ecco, questo computer più che altro lo uso per fare i montaggi del video, è sempre un iMac, è molto vecchio, varrà veramente
praticamente 2 lire se lo si rivende, però mi serve per poter fare i montaggi, per evitare di toccare queste attrezzature che invece mi servono per registrare. Quindi ho creato questa situazione di doppio lavoro, ecco, anche per non appesantire la CPU del computer, eccetera eccetera. Per quello che riguarda, ecco, mi stava sfuggendo, questa è una cassa, questa è una telecamera che serve per i live. Scusate ragazzi, ma c'è un casino pazzesco sul mio desk. Allora, questa cassa invece è una Awartone, ed è una cassa che fa schifo, ma io l'ho presa apposta tantissimi anni fa. Perché l'ho presa? Perché per poter fare i mixaggi è necessario che ci sia un audio molto medioso, anche per capire quelle che sono le frequenze. Se da questa telecamera si sente bene, vuol dire che il mixing è stato fatto bene, insomma, ecco. Quindi queste casse servono per un ascolto più, come dire, omogeneo, molto più bello, mentre questa serve per tirar fuori tutte le magagne. Ecco, poi di là c'è un'altra scheda audio vecchia, sempre della Audient, che avrà la mia età, praticamente una Evo 4 che presi tantissimi anni fa e che mi serve. Ogni tanto stacco anche la Audient, diciamo, è quella che mi serve giornalmente, e attacco quella anche per una questione di mobilità, molto semplice da attaccare, plug and play, eccetera. Quello che vedete sopra la scheda audio è un DBX, è un compressore. È molto buono perché secondo me, io parlo da ignorante in materia, l'ho anticipato nell'introduzione, ti evita di spippolare con i plugin. Ecco, tu hai proprio la situazione fisica in mano e ti puoi barcamenare con questa affinché insomma l'audio venga più o meno come credi tu, ecco, quindi questo per me è una cosa molto comoda. Questa cassettina, che non dice assolutamente niente, una GBL, ha la stessa funzione della Awartone, cioè se da qui si sente bene il mixing, ecco che allora probabilmente abbiamo fatto un buon lavoro. Altro, ragazzi, non saprei che dirvi. Qui c'è un casino infernale, qui ci sono pianoforte, cioè custodie di pianoforti. Ecco, la cosa importante, come vi dicevo in introduzione, è che ci vuole un'insonorizzazione. Allora, io acquistai a suo tempo dei pannelli, come vedete, però se si vuole registrare la voce come Dio comanda, io suggerirei sempre di fare questa operazione qui, quindi aprire l'armadio e andare dentro in mezzo ai cappotti. Proprio si mette il microfono qui, perché assorbono, i cappotti assorbono, come le coperte, come tutte queste cose che in qualche modo evitano risonanze indesiderate. Purtroppo non è uno studio professionale, però insomma il suo porco lavoro l'ha sempre fatto. Sono abbastanza contento del lavoro che ha fatto in passato e spero contento anche per un prossimo futuro, visto che ci devo registrare alcuni provini per il nuovo disco. Ecco, questo è di massima quello che ho qui dentro. Vabbè, qui c'è una tastieraccia, che tastieraccia non è, però insomma la tiro fuori solo in casi di necessità, quando mi serve una situazione più volante rispetto al pianoforte, e basta, questo è il tutto.